Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani dalla vostra Empire Family, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Dragon Ball Legends. Sto registrando in questo momento, sono le 6 del mattino, la live del Reveal and Stuff è appena terminata, io tra pochissimo devo correre al lavoro, quindi perdonatemi se in questo video non ci saranno troppi tagli o editing di alcun tipo in maniera più o meno elaborata. Andiamo a vedere tutte le novità che ci aspettano in questo Legends Festival, ma non prima di aver ricordato ai ragazzi ancora non iscritti a questo canale di iscriversi a questo canale perché vi porterò contenuti aggiornati su questo Legends Festival giorno dopo giorno, ma anche di iscriversi a questo canale perché Dragon Ball Legends è diventato ufficialmente il miglior gioco mobile che io abbia mai visto. Questo Legends Festival, ragazzi, è veramente enorme. Se non giocate a Legends, dategli una chance perché davvero questo gioco gacha, che di gacha in realtà solamente il primer, la copertina, sta davvero diventando qualcosa di veramente unico ed emozionante sotto tutti i punti di vista. Quindi se volete provare un bel gioco mobile, Legends secondo me fa il caso vostro. Bando alle ciance, direi che possiamo portarci direttamente in game, ci sono una quantità allucinante di cose da dirvi e facciamo in fretta perché devo mettermi la camicia e fuggire al lavoro. Pronti? Let's go! Ok ragazzi, ci siamo, schermata principale delle news che i miei moderatori gentilmente mi hanno fatto durante la live di oggi. C'erano più di 500 persone, grazie mille per il supporto, abbiamo iniziato la live alle 4:45 e avere 500 persone ragazzi, cioè è un, come dire, motivo di felicità per me. Abbiamo 300 free summon ticket per questo Legends Festival, il Legends Friends darà 300 Chrono Crystal in più per invitare giocatori all'interno di Dragon Ball Legends, io le ho già ottenute queste 300 Chrono. Vi ricordo che avete una sezione all'interno del vostro telefono con la quale fare scansionare il codice a un giocatore nuovo e ottenere le ricompense, niente di particolarmente entusiasmante. Abbiamo questo banner che vale solo per le prime 168 ore dei giocatori che vogliono iniziare a giocare a Dragon Ball Legends. Questa ragazzi vi garantisce una Sparking Legends Limited, quindi se volete iniziare sicuramente è un banner interessante, anche se vi dico la verità io non pullerei mai su questo banner come un giocatore nuovo perché mi focalizzerei sul rerollare sui nuovi banner e vi assicuro che ci sono una quantità di informazioni e di personaggi interessanti, forse molto meglio di tutti quanti questi messi assieme. Questo è il mio consiglio ovviamente da veterano. Torna all'evento dei 6 Goku, era già tornato, grazie Toshi, potete farmare questi 6 Goku e portarli a 7 stelle plus. Verrà modificato un tag, volevano trasformare il tag Legends Road in un tag Legends Event, quindi probabilmente potremo usarli tutti quanti insieme finalmente, quindi fantastico, sono contentissimo della cosa. Qui ci sono gli eventi attivi per il farming di questi personaggi ultra. Ricordo ai ragazzi nuovi che i personaggi ultra sono personaggi con animazioni uniche sia a inizio che durante i clash della partita, che vi consentono appunto di avere un'esperienza molto più entusiasmante e coinvolgente all'interno del gioco. Sono personaggi più o meno utilizzabili tutti quanti. Vegeta forse tra questi tre è quello che è un po' meno, insomma, scricchiola abbastanza. Ultra Q è fortissimo e anche Omega comunque è un ottimo, solido personaggio, tutti quanti con animazioni veramente fantastiche. Ovviamente i personaggi sono gratuiti. Questo è un evento per i personaggi del Saiyan, Movies, Loe e compagnia varia, vi consente di farmare questi personaggi a livello di multi-zeta power. Abbiamo il ritorno di queste meravigliose missioni che vi consentiranno di farmare Chrono Crystal e Festival Plates, che tra un po' vi spiegherò cosa servono. Sono missioni che tornano e vengono completate globalmente da tutti quanti i giocatori. Torna la Choice Battle per farmare Chrono Crystal, gommine, skip ticket e compagnia varia. La farete ogni giorno per avere delle risorse extra. Abbiamo il ritorno dell'evento e poi ci sono anche le Zeta Power, vedete qui nascoste lì dietro. Ovviamente qui ci mettono i punti interrogativi, ma sono più o meno confermate. Continuiamo con Thanks a Billion Campaign. Questa ragazzi è un plate che ci consentirà di ottenere degli item particolari come i Summon Ticket in base a quante Chrono Crystal abbiamo utilizzato nel scorso anno. Quindi è un regalo per i giocatori veterani, diciamo, dell'ultimo anno, veterani parolone, e ci consentirà di ottenere degli item, speriamo, interessanti. Non abbiamo ancora delle informazioni precise su quelli che saranno gli item ottenibili con questi plate. Abbiamo il ritorno dei 5 raid, quindi avremo un totale di 6500 Chrono Crystal farmabili, perché ogni raid ce ne porterà 1300 se non cambiano il format. Ci consentiranno di ottenere le Chrono Crystal tramite exchanging, quindi credo che sia tornati un po' al vecchio sistema,
dove le Chrono Crystal sono scambiabili solo da chi ha meno di 20.000 crono. Però vabbè, tranquilli che come banner con l'LL scenderemo tutti quanti sotto le 20.000 crono, ve lo assicuro. Torna l'Ultimate Equipment Collection. Qui ragazzi abbiamo la possibilità di ottenere tutti gli equipaggiamenti di platino dei personaggi. Ricordo ai giocatori nuovi che gli equipaggiamenti di platino sono equipaggiamenti particolari, equipaggiabili solo a quel determinato personaggio e che gli danno degli ottimi bonus. Addirittura a volte gli consentono di tornare in meta quando il personaggio era bello che morto. Ad esempio, con Super Saiyan 4, una volta ricevuto il suo equipaggiamento di platino, è diventato non forte di più. Quindi mi raccomando, dategli un occhio e farmateli. Qui verrà presentata e partirà all'interno del PvP di questa stagione, dopo quella attuale ovviamente, una stagione di PvP immagino con le ricompense doppie. Quindi avremo Legends Festival Champion come titolo speciale ottenibile, quindi ragazzi abbiamo già una stagione attualmente difficilissima, io non mi immagino questa qua, sarà memorabile, sarà talmente difficile che non basteranno le live tutte le sere per portarcela a casa. Legends Festival Adventure, arrivano le avventure, vedo un azzurrino qui sotto e un rosso qui sopra, che arrivino magari Goku e Jiren a Natale, magari di questo ne parleremo in un altro video. Otterremo Chrono Crystal, Summon Ticket e classica stagione delle avventure da farmare. Iniziamo con i personaggi. Mai Zamasu Goku Black Assist e Super Saiyan Trunks finalmente arriva sul gioco, quello con la Spirit Genki Sword. Questa è solo la prima parte del nostro festival. Abbiamo anche un secondo banner. Abbiamo Mai, è un Extreme rossa, ranged, quando il personaggio entra in battaglia e un personaggio Trunks è un battle member, ottiene blast damage inflitto e aumenta la pescata. Carica gli HP del nostro caro Trunks di 10% e un 30% lo stack damage inflitto quando viene switchata in standby, quindi sinergizza molto con il nostro Trunks. Abbiamo un danno del 30% inflitto e una riduzione non cancellabile per ogni future o girl, quindi le giocheremo magari anche nelle girl. E abbiamo un 30% al danno inflitto e 50% al key recovery agli alleati quando viene sconfitta. Abbiamo una main ability che ci pesca una special art e ricarica il HP del 20%, Ki di 30 e infligge a tutti quanti i nemici un downgrade del Pierce Slice Damage. Abbiamo una special move che fa Major Pierce ed è in sinergia ovviamente con Trunks. Questa ragazzi è molto bella, vi ricordo che non vi mostro a schermo le immagini relative ai personaggi che potete tranquillamente visionare sul video staff per il semplice fatto che c'è il copyright e ovviamente Toshi è molto geloso del suo video staff soprattutto nelle prime fasi dell'uscita, quindi vi rifaccio i video per questo motivo. Unique Ability applichiamo i seguenti effetti a noi stessi quando parte la battaglia, non cancellabili, nullificazione di downgrade, riduzione del danno fino al 30%, abbiamo un sacco di difese, abbiamo un sealing della main ability come Virus, molto scomodo, ricarichiamo gli HP degli alleati, aumentiamo lo stack damage inflitto quando viene switchato in standby, aumentiamo la pescata di 2 livelli e riduciamo il ki quando facciamo un cover change, questa è veramente molto buona. Livello 2 per 15 count, ragazzi, not bad questo Goku Black Zamasu Assist. Abbiamo una special art che carica il ki e aumenta il danno inflitto sui nemici e aumentiamo il danno inflitto ai Saiyan o agli Hybrid Saiyan, riduciamo il vanish avversario a 0 e special move che riduce il Dragon Ball di 1. Questa è bastarda, veramente bastarda. Abbiamo il nostro primo Legends Limited di questo Legends Festival 2021. Abbiamo la possibilità con Unique Ability Vanish Gauge di essere più o meno trattati, immagino, come Cell. Quando è carico, infatti, ragazzi, riduciamo il ki dell'avversario, aumentiamo la nostra salute, quindi ci curiamo, aumentiamo il danno inflitto, aumentiamo il danno alti e aumentiamo la pescata di un livello non cancellabili, il 3, il 4 e il 5, quindi il danno Ultimate e classico e la, diciamo, pescata non potranno essere cancellati, quindi è simile a Cell, ci sta. Per caricare ovviamente il Vanish credo che sia effettivamente la stessa cosa rispetto a Cell, leggiamo perché potrei sbagliarmi. Abbiamo una special cover change sulle strike che è combabile con la special move e se c'è un Vegeta Clan o Future Battle Member oltre a questo personaggio nel party quando parte la battaglia ricarichiamo del 25% la salute, quindi abbiamo un endurance e carichiamo lo unique del 100%, quindi il nostro Vanish unico, quando la nostra salute arriva a 0. Quindi adesso io non so se questo sarà l'unico modo per caricare il nostro unique oppure potremo semplicemente caricarlo manualmente, però qui c'è scritto che quando stoppiamo e abbiamo un Vegeta Clan o un Future in battaglia questo ritorna su al 100%. Quando sconfiggiamo una revival gli riduciamo gli HP.
La nostra ultimate nullifica gli effetti di riduzione degli HP quando l'avversario insomma torna up, e nullifica gli elementi di svantaggio se ci sono 2 defeated battle member per 10 timer count. Quindi diciamo che se rimanete la standing avete il tempo di lanciare la ultimate move e di effettivamente bucare l'avversario. Abbiamo l'arrivo di questo Broly nel secondo banner, Broly direttamente dal film, quindi abbiamo un secondo tema per questo Legends Festival, che è il tema del film di Dragon Ball Super Broly. Abbiamo Final Form Frieza e il primo personaggio assist switchabile con meccanica unica di switch. Avevamo predictato questa cosa insieme all'interno di un video, credo l'anno scorso, quando buttavamo le idee sul tavolino. Dicevamo, ma quando usciranno i personaggi magari che cambiano colore di vantaggio e svantaggio, queste Goku Vegeta funzionano in maniera abbastanza particolare, adesso cercherò di... Vediamo se riesco a spiegarvi quello che ho capito su come funzioneranno, però potete cambiare tra Goku e Vegeta in battaglia e questa cosa è una ficata allucinante, ma voi non vi immaginate le animazioni che hanno fatto su questi personaggi, cioè sono veramente... guardate che ficata, il colore dei capelli, il modello, sono così puliti, veramente meravigliosi. Vabbè, adesso non vi starò a leggere troppo qui. Freeze Extreme non me ne frega niente, si può... ciao. Broly invece mi interessa, abbiamo 20% danno inflitto contro il Saiyan non cancellabile, peccato che sia verde, un Saiyan verde, Frieza Force, vabbè questo tag non esiste, Powerful Opponent, c'è già Jiren, quindi il colore verde è un po' così, anche per il Saiyan verde abbiamo già 2 scelte, abbiamo Gogeta 4 e il nostro caro Goku 3, quindi non so se questo Broly troverà effettivamente gioco. Abbiamo il 7% al danno al Special Move inflitto, riduzione del danno al 25%, meno 25 al Special Move Art Cost, applichiamo i seguenti effetti quando entra in battaglia, peschiamo una special, carichiamo il ki, danno inflitto e riduzione del danno. Nelle ability peschiamo una strike e la nullificazione delle special action quando l'avversario fa una cover, abbiamo la carica del HP del 15%, ki e compagnia varia, e Paragas è nelle special move arts e nel victory screen, quindi ogni tanto Paragas entrerà e ci aiuterà durante il proseguimento della battaglia. Allora, cerchiamo di spendere un po' di tempo per i tag character. Allora, i tag character sono unità singole, quindi non sono 2 personaggi, è un solo personaggio, Goku e Vegeta Switch, che possono essere scambiate durante la battaglia, cioè potete giocare Goku oppure Vegeta. Hanno un'abilità Switch invece della main ability e utilizzare una carta o ricevere attacchi aumenterà il nostro switch gauge, quindi avremo una barra, che immagino che sia questo qua ragazzi, che aumenterà quando usiamo Goku e Vegeta o veniamo colpiti addirittura. Quando è carica potremmo effettuare il cosiddetto tag switch. Avremo quindi la possibilità di far entrare Vegeta o di far entrare Goku, perché ovviamente la barra si potrà caricare n volte. La switch ability consente, qui c'è scritto, di invertire gli element factor. Cosa vuol dire questa cosa? Allora ragazzi, i personaggi sono viola, ok? Questo significa che diventano forti contro i gialli e deboli contro i verdi, quindi il loro colore rimane il purple, ok ragazzi? Però quando avete un giallo, il giallo è super efficace sul viola, meraviglioso, però se attivate la switch ability diventate voi super efficaci sul giallo, però il colore rimane viola, quindi semplicemente vi consente di cambiare i colori su cui siete di vantaggio o di svantaggio, perché ovviamente diventeremo deboli contro il colore verde, e effettivamente ha senso questa cosa. Ve li mostro qui, sono Viola, sono Saiyan, God Ki, Super Saiyan, God Super Saiyan, Soul Family, Vegeta Clan, direi che più ne ha più ne metta. Abbiamo questo Unique Ability Special Cover Change contro le Blast, ragazzi guardatevi le animazioni perché sono veramente spettacolari, sul video in staff ovviamente. Applica i seguenti effetti quando utilizzano una Strike o una Blast, infligge a tutti i nemici un danno inflitto in più, quindi Sustain Damage Up, riduzione del costo del special move 5 volte, ricarica degli HP. Quando causiamo un avversario di attivare la sua revival, aumentiamo le Dragon Ball di 2 e riduciamo le Dragon Ball di 2 nemiche. Veramente devastante. Special art sono stupende, ne peschiamo un'altra come per Gogeta 4 immagino, distruggiamo una random card, perdonatemi se ci saranno degli errori ragazzi ma sono iper di fretta, devo fuggire al lavoro, sono già le 6:30, ricarica del ki, aumentiamo lo strike damage inflitto e riduciamo il ki nemico di 40. La special move nullifica gli effetti di ricarica degli HP, ci sta, anche perché non abbiamo la main ability, quindi
quindi le animazioni sono meravigliose per questo motivo. E switchability, allora, il tag switcha tra Vegeta e Reverse di Element Factor, come abbiamo detto prima. Carichiamo, quando facciamo lo switch, ragazzi, carichiamo la salute, il ki e aumentiamo la pesca di un livello e aumentiamo anche il danno da special move inflitto, quindi ogni switch ci potenzia questa roba qui per 15 timer count, ma la special move viene potenziata in maniera infinita, vedete, non cancellabile, quindi diciamo che switchare parecchio durante la partita vi consentirà di tirare delle special move mina cannonata che faranno dei danni allucinanti. E qui abbiamo diciamo la seconda parte, reversed, quindi vedete questo è quello classico, questa è la versione reversed che sembra più o meno uguale. Special cover change diventa però sulle strike card, knockback da lontano, immagino che allora Goku aveva il knockback sulle blast, Vegeta avrà il knockback sulle strike. Applichiamo i seguenti effetti quando usiamo una strike o una blast, carichiamo il ki recovery, carichiamo gli HP quando vabbè più 2 Dragon Ball meno 2 Dragon Ball, quindi questa rimane uguale. Special move che pesca special move solo una volta, immagino che queste qui ragazzi siano condivise, quindi la special move che pesca special move avverrà solamente una volta sia con Goku che con Vegeta. Quindi una sola anche se switchate, se no sarebbe troppo rotto. Aumentiamo il danno blast inflitto, nullifichiamo le special cover change, nullifichiamo gli effetti di ricarica degli HP e switchare su Goku ci consente di aumentare ki, aumentare la pescata e aumentare il danno special move. Rimane più o meno uguale, però diventa diciamo anti-strike il nostro caro Vegeta. Chissà se cambieranno anche a livello di statistiche o qualcosa del genere, non credo che cambierà solamente il colore di vantaggio, vedremo in gioco cosa significherà questa cosa. Ragazzi, non è finita, Broly e Cilai avranno un Zenkai Awakening farmabile con il Gauntlet, siamo felicissimi. Goku free farmabile da tutti quanti, bella sta cosa, con il cappotto, quello del film di Dragon Ball Super Broly. E finalmente lo Zenkai Awakening di Super Vegito. Ragazzi, io non vedo l'ora di mettere le mani su questo meraviglioso personaggio, sono carichissimo e Vegito, sapete che è uno dei miei personaggi preferiti per quanto riguarda Dragon Ball Legends in generale, questo Vegito, e quindi sarà oltretutto farmabile con le 3000 Z Power, faranno un gauntlet per lui se non ricordo male, e avremo addirittura anche le missioni per portarlo su, quindi sarà completamente gratuito. Va bene, Battle Gauntlet Super Vegito otterremo esatto 700 Chrono Crystal. E ragazzi, la cosa che non vi ho detto, che manca all'interno delle news ma hanno detto durante il video staff, è che il banner dove verranno tutti quanti rilasciati questi personaggi durante il Legends Festival, Broly, Freezer, Zamasu, Mai e compagnia varia, avranno tutti il drop rate triplo, quindi avrete il triplo di possibilità di pescare un Legends Limited all'interno di ciascuno dei banner, e in più ragazzi, nel caso in cui vi porterete a casa un Legends Limited qualsiasi, avrete il triplo delle multi Z Power. Questo vuol dire ragazzi che pescare nelle summon un Trunks vi consentirà non solo di portarlo a 2 stelle, non di portarlo a 3, ma di portarlo direttamente a 4 stelle. Questo significa ragazzi che facciamo finta che voi avete fatto come vi avevo detto di fare, le pull sul banner delle multi Z Power, meraviglioso, pullate una volta questo Goku e Vegeta Assist e Switch, e con le Z Power nel box li avete già praticamente a 6 stelle istantaneamente, senza dover fare più pull, vi basta pullare una volta e avrete il triplo addirittura di possibilità di pullarli. Cioè ragazzi, hanno letteralmente calato le braghe per questo Legends Festival Anniversary, chiamatelo come vi pare. Sono davvero sbalordito. Questo gioco ha raggiunto con questi personaggi una vetta enorme. Non ho mai visto un gioco mobile che si sia davvero così tanto evoluto nel tempo e in positivo. Mi ricordo Legends un paio di anni fa era veramente noioso, adesso c'è ragazzi, di cosa stiamo veramente best gioco mobile senza ombra di dubbio. Detto questo, direi che più o meno le news le abbiamo dette tutte quante. Personaggio ovviamente su cui punterò saranno Goku e Vegeta al 100%. Io ovviamente vi aspetto domani sera in live per l'uscita dei banner, per pullare come dei pazzi in live su Twitch, e vi farà un bel video anche la Mel, perché ovviamente io non potrò esserci perché sarò al lavoro domani, quindi avrete sicuramente il vostro contenuto, però diciamo tornerà il format Enfire Pink Edition per la seconda volta su questo canale. Detto questo, vado a mettermi la camicia, devo fuggire. Dani vi saluta, vi dà appuntamento in un prossimo video e vi manda un abbraccio perché vi vuole tanto bene. Ciao belli!